Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Con i tarocchi interattivi di oggi andiamo a scoprire i pensieri di una persona che avete in mente. Quindi provate a pensare a questa persona, scegliete uno dei tre mazzi di tarocchi ed io vi parlerò di lei o di lui, della vostra situazione, che cosa pensa e tutti i dettagli che riuscirò a darvi. Subito dopo la sigla, con tre varianti a scelta, la persona che hai in mente cosa pensa veramente? Prepariamo le nostre 3 varianti per questo interattivo. Dal titolo "La persona che hai in mente cosa pensa veramente?" Come solito vi ricordo che è un interattivo, quindi come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre perché significa che non è per voi. Aggiungo inoltre che, questa stesa, questo video, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione. Quindi vale magari anche fra 1 mese, 2 mesi o 3, insomma quando voi lo vedete, a prescindere da quando è stato pubblicato. Aggiungo ancora queste carte e gli oggettini. Abbiamo una new entry, questo angioletto che simboleggia i desideri per la variante numero 1, elefantino, la forza per la variante numero 2 e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con il regalo, che rappresenta le sorprese. Quindi focalizzatevi bene su una delle nostre 3 varianti, le metto un pochino più avanti, e pensate a una persona e io vi dirò questa persona che avete in mente cosa pensa veramente. Vi lascio un po' di tempo per pensare. Ok, angioletto, suerte per te. Andiamo a vedere questa persona che hai in mente cosa pensa veramente. Innanzitutto vediamo cosa pensi tu e chi sei tu, angioletto. Mh. Angioletto, sei di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, ma potresti anche essere, di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Chi sei tu, angioletto? Innanzitutto, ti dico che, sei, una persona che molto probabilmente in quest'ultimo periodo deve essere stata delusa, da delle amicizie. Perché ti dico questo? Perché qui ho la carta delle false amicizie, i falsi amici. È possibile che un qualcuno, ti abbia delusa o deluso e, questo non è mai bello. Chi sei tu, angioletto? Sicuramente, una persona che nella sua vita, adesso come non mai, sta aspettando che un qualcosa cambi. Questa è la carta dei venti di cambiamento. Cosa significa? Che è possibile che tu ti sia già, mossa o mosso a favore di questo cambiamento che stai aspettando, oppure, tu lo stia aspettando senza
far nulla di particolare, e questo non va bene, perché comunque bisogna andare, ecco, verso le cose che vogliamo cambiare anche, con un po' di iniziativa, perché se no, rimangono le cose rimangono sempre tali. Quindi, ti invito, angioletto, spero che si veda, eccolo qua, ad avere, ecco, magari un pizzico in più di intraprendenza. Ehm, Ti dico questo, che nello specifico, ho parlato sì di amicizie, ma qui ho anche una persona che molto possibilmente, è un qualcuno che ha fatto parte o sta facendo parte della tua vita, con degli atteggiamenti nei tuoi confronti, che non sono, proprio, positivi. Ti dico positivi perché, questa è una persona, magari anche un po', come ti posso dire, di quelle che hanno il vizio di dire delle cose anche ingannando gli altri, ma anche ingannando se stessi, perché comunque quando, mhmm, sostanzialmente diciamo bugie, alla fine tutto ciò che fai di male agli altri in automatico ti ritorna. E penso che, per quanto tu possa conoscerlo, si tratti un po', di una persona, secondo me un po' infelice, angioletto, ci sono circa, è molto probabile, questa persona che ti ho detto, delle lacrime e dei rimpianti. Io penso che sia giunto il momento per te di lasciare andare tutte queste, amicizie, tutte queste magari relazioni che si sono rivelate poco positive per te, ed in particolare, adesso voglio ancora mettere giù queste carte, infatti voglio dirti che, adesso te lo faccio vedere, che se tu stai aspettando, di cambiare casa oppure, di ottenere un qualcosa di importante, qui abbiamo la carta della casa, ma allo stesso tempo fa riferimento magari a una situazione importante dove stai aspettando un riscontro. Loro mi fanno vedere che questo riscontro arriva. Questa è la carta del dono. Sta a significare che o un cambio di casa, o l'acquisto di una casa, o un qualcosa di simile andrà nei prossimi mesi in porto per te. Lo stiamo aspettando, ma qui ci dicono che o presumibilmente potrebbe essere arrivato da poco. Angioletto, penso che, a prescindere da questa indecisione iniziale della quale ti parlavo, che magari non fa riferimento a te perché questo appunto è un interattivo, quindi vale per tante persone, posso dirti che tu sei una persona con un carattere abbastanza forte, sei una persona che quando ti trovi davanti alle, situazioni anche magari impegnative, sei, un qualcuno che sa affrontarle con grinta, perciò non mi stupisco che questi venti di cambiamento che ci facevano vedere all'inizio possano essere già in atto, perché vedi che qui c'è già un'iniziativa, un qualcosa che tu stai facendo, e questo è molto bello. Vedi, anche qui mi fanno vedere la stessa cosa. Ci sono i tuoi sogni, ci sono le tue aspettative, ma allo stesso tempo c'è una donna o un uomo che reagiscono e vanno diretti verso ciò che loro desiderano.
sai il fatto tuo, angioletto, e questo mi piace. Non pensare, adesso come adesso, di trovarti in un vicolo cieco, perché così non è. Sono sicura che, se tu ti poni, la vedi questa carta, te l'ho già fatta vedere prima, ma te la ripropongo, con decisione, con determinazione verso ciò che vuoi realizzare, sono sicura che questo vicolo cieco dove ti trovi in questo momento durerà proprio poco poco. Cosa ti dico ancora di te? Comincio a pensare che questa persona che tu hai in mente, adesso andiamo già un pochino oltre, possa essere un qualcuno che vive distante da te, lontano quindi. Possibilmente potrebbe starci anche l'estero, o tu avere un pensiero di fare, ecco, un viaggio anche all'estero in questo caso. Oppure, questa persona della quale adesso ti parlerò, possibilmente possa essere lontana da te e averti mandato, o tu aver ricevuto nell'immediato adesso, insomma, o nei giorni scorsi o nel breve, una comunicazione, un messaggio che stavi aspettando. Angioletto, ti dico ancora che tu sei una persona, mi ripeto, molto determinata. Anche questa carta mi parla di determinazione, di cambio di energie che ci saranno o che ci sono già molto probabilmente per questo discorso importante che ti dicevo della casa o qualcosa di simile, insomma. Una bella energia c'è in questo momento per te, energia di rinnovamento, di qualcosa di nuovo. E a proposito, ancora una cosa, se me lo concedi, mi viene in mente circa questa persona che ti dicevo, che non devi permettere, dicono, alle ferite di trasformarti in quello che non sei. Se questa persona ti ha ferito, lasciala andare, abbi il coraggio, insomma, di voltare pagina, perché quando mi esce nella stesa, ci parla sicuramente di una situazione dove è necessario, la vedi anche qui, prendere una decisione a riguardo. Quindi ti invito a non permettere alle ferite di trasformarti in ciò che non sei. Parliamo adesso della persona che hai in mente. Qualcosa te l'ho già accennato, penso che sia un qualcuno lontano da te, ma adesso ti dico chi è. Guarda, non a caso sulla carta della distanza mi è uscito il mondo e ti riconfermo che la persona alla quale tu stai pensando è un qualcuno lontano da te. Potrebbe anche essere all'estero o in un'altra regione o comunque molto distante. Questa persona è di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Oppure potrebbe essere anche di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. La persona che hai in mente, angioletto, è un qualcuno che ti ha fatto subire, secondo me, delle mancanze. Questa è una carta di mancanze. È possibile che non si sia fatto sentire per un periodo e che tu sia in attesa di questa chiamata, che peraltro ci fanno vedere che è arrivata da poco o deve arrivare. Però qua ci sono mancanze. Qua, a mio avviso,
una possibile dipendenza affettiva, circa questa persona che non è mai positiva. È un qualcuno, come già ti avevo accennato prima, che ti ha questa è la luna, ti ha causato probabilmente dei dubbi, delle incertezze col suo comportamento poco chiaro o anche un po' bugiardello, ma te l'avevo già detto prima. È un qualcuno che in questo momento è assente, non è con te, qua ho un eremita, qualcuno lontano, qualcuno dove potrebbe esserci una difficoltà nel frequentarsi, ma allo stesso tempo ci genera una sorta di dipendenza affettiva, c'è un qualcosa, ci sono dei vincoli dalla quale non è possibile liberarsi. Un segno di fuoco, c'è tanta passione. Cosa pensa veramente questa persona per te? Io qua ci vedo passione, ma allo stesso tempo purtroppo anche delle mancanze. Andiamo avanti, vediamo che cosa ci dicono. La passione ce l'avevamo, perché col nostro re di bastoni qua mi stanno dicendo questo. Però devo dirti che ci aggiungerei sicuramente anche dei sentimenti. Ma attenzione, Angioletto, qui mi viene da dirti che oltre la persona che stai pensando, io qua ce ne vedo anche un'altra, che potrebbe essere un corteggiatore, un qualcuno con la quale tu ti stai anche relazionando. Persona può essere un pochino più romantica di quello che ti ho descritto prima, ed anche un po' più giovane di te potrebbe essere, oppure tra di voi potrebbe esserci una differenza di età importante. Mi viene da dire che le persone alle quali tu hai pensato potrebbero anche essere due, oppure potrebbe essere la stessa, dove appunto il suo pensiero verso di te è passione, ma ci sono anche dei sentimenti. Qui c'è un asso di coppe. Andiamo avanti. La persona che hai in mente è possibile che sia in un particolare momento della sua vita, dove sta sperimentando grandi preoccupazioni. Possono essere per il lavoro o per quanto riguarda l'aspetto economico, o per quanto riguarda anche una situazione appunto lavorativa, un qualcosa che lo preoccupa o la preoccupa in maniera abbastanza intensa, tanto addirittura da non dormirci la notte. Io in questa carta, il 9 di spade, ci vedo questo. E la persona che hai in mente, ti riconfermo che io la vedo lontana da te, perché insomma stanno uscendo tutte queste carte che ci parlano di lontananza fondamentalmente, ed è un qualcuno al quale piace anche divertirsi, a mio avviso. Piace stare in compagnia, piace frequentare, piace uscire, insomma un qualcuno che nonostante queste preoccupazioni importanti che potrebbe avere, io ce lo vedo anche uscire, divertirsi e talvolta avere anche
la tendenza, chiamiamola tendenza, ad essere una persona che se la tira un pochino. Scusate se ho usato questo termine proprio. Piace essere guardato, piace, insomma, piace tirarsela e anche talvolta guardarsi un po' intorno, con questo cavaliere di bastoni. La persona che hai in mente secondo me deve avere uno sguardo, magnetico, uno sguardo bello, particolare, un qualcosa che intriga, E penso che tu in questo momento è possibile che con la tua intuizione stia ipotizzando che lui debba fare a breve un qualcosa verso di te. Qui c'è il mago. O stai aspettando un'azione da parte sua, oppure loro qua ci dicono che intuisci che lui arriverà a fare o deve fare un qualcosa nei tuoi confronti. Posso dirti che nonostante la lontananza con questa persona, c'è una sorta di pensiero reciproco. Oppure, tornando a quello che ti ho detto prima, se le persone sono due, c'è un pensiero per una e per l'altra. Nel senso che è come se tu fossi un po' l'imperatrice o l'imperatore di tutti e due. Quindi c'è un pensiero reciproco. Come ti ho detto, questa persona per te, che cosa pensa veramente? C'è passione, c'è attrazione, io ci vedo dei sentimenti. E con questa imperatrice è come se tu fossi consapevole di avere comunque un ascendente su questa persona e allo stesso tempo di essere tu una bella persona. L'imperatrice è una persona realizzata, è una persona che comunque sa il fatto suo, bella, elegante, con un particolare modo anche di porsi, insomma. E la persona che hai in mente, Angioletto, io qua ci vedo che appena riuscirà ad ottenere un aiuto, io qua ho questa carta che mi parla di aiuti, è come se lui stesse aspettando un qualcosa, appena riuscirà a sistemare, penso economicamente parlando, un qualcosa o con una sua situazione, qua ci vedo un cambio. C'è un qualcosa che lui vuole cambiare con questa ruota della fortuna. C'è un qualcosa che sta pensando anche con questa stella di voler fare, di voler raggiungere. E ci vedo sicuramente un qualcosa che ha a che fare con questa imperatrice o imperatore che sei tu. Io ho l'abitudine di parlare per le donne che mi seguono, che so che siete tante, e in maggioranza donne, però gli uomini, insomma, convertite il senso della stesa anche per voi. Angioletto, la persona che hai in mente sta aspettando un qualcosa che gli consenta di fare un cambiamento, come avevamo visto all'inizio per te. Ti ricordi questa carta dei venti di cambiamento? Ho l'impressione che questo cambiamento lo state aspettando insieme, anche nella lontananza, nella distanza. E qua, insomma, ruota della fortuna e mago finale. Io vedo che questa persona che hai in mente riuscirà
a fare questo cambiamento con te, immagino, se è quello che stai aspettando. Ehm, Posso dirti che qui la stesa è abbastanza, se non molto, molto positiva. Diciamo che penso che tu possa essere arrivata, a pensare probabilmente anche un po' negativo, l'ho visto in queste carte all'inizio, come ti dicevo, perché è possibile che nella tua vita, adesso come adesso, tu abbia sperimentato, una sorta di, chiamiamolo tradimento, di aspettative da un qualcuno che molto possibilmente potrebbero anche essere delle amicizie, come ti avevo detto all'inizio. Riassumendo, angioletto, la persona che hai in mente ho l'impressione che possa ipotizzare anche, o tu stia ipotizzando, di fare un viaggio per raggiungerla, o viceversa. Cosa ti posso ancora dire di questa persona? Che mettiamo giù ancora una carta degli arcani maggiori che fa riferimento a lui o a lei, logicamente, e vediamo cosa ci dicono. Per questa persona dell'angioletto. Vabbè, qua ci ripetiamo. La ruota della fortuna, cambiamento, qui c'è un qualcosa che deve cambiare, è dall'inizio che lo dico, ce l'avevamo qui, in questo mazzo, ce l'abbiamo con gli arcani maggiori. C'era uscito all'inizio per te i venti di cambiamento, insomma, per l'angioletto stiamo in assoluto aspettando su tutti i fronti che ci sia un qualcosa che cambi, e sono sicura che questo succederà. Non a caso in tutti e tre i mazzi c'è uscita questa ruota della fortuna e i venti di cambiamento, che è un po' l'equivalente in questo mazzo della carta della ruota della fortuna negli altri. Ok, angioletto? Cosa ti posso ancora dire? Vedendo queste carte, insomma, mi viene da dirti, intanto adesso che le raccolgo, che vediamo un po'. Per questa e per questa carta devi sapere che dicono che è nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama. E penso che tu mi abbia capita. Ti auguro un gran bel cambiamento, angioletto, perché io questo vedo per te. Ok? Non mi resta che dirti adelante, e se necessario caricarsi le batterie, che è un po' che non lo dico mai. Adelante, angioletto. Elefantino, suerte per te. Andiamo a vedere la persona che hai in mente cosa pensa veramente. Innanzitutto vediamo cosa pensi tu e chi sei tu. Elefantino, sei
Sei di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere, di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Elefantino, io la prima cosa che ti voglio dire su di te, che magari qualcuno ti ha già detto, insomma non sono la prima, è che tu devi essere consapevole, spero che si veda, questa è la carta del tesoro, di avere già nelle tue mani un tesoro. Che cosa vuol dire? È come se tu avessi una capacità, un qualcosa di veramente notevole, che si può considerare un tesoro, e che questo lo sai tu, scrivimelo nei commenti che cos'è. Qui ci parlano dell'elefantino come se avesse già un tesoro, circa un qualcosa, una capacità, il modo magari di parlare, oppure lo sai tu. L'elefantino, oltre questo tesoro, ha anche una grande capacità di amare. Questo te lo dico proprio direttamente, perché ho questa carta qua e penso che tu ti sia approcciata o approcciato a fare questo interattivo pensando a una persona della quale tu sei innamorata o innamorato, o una persona che ti sta particolarmente a cuore. Elefantino, è possibile che tu in questo momento possa aver sperimentato una situazione di freddezza, una situazione dalla quale, ecco, è come se tu non riuscissi ad uscirne. Qui c'è freddezza, c'è un qualcosa che si è quasi congelato, ecco, la vedi? Questa carta rappresenta proprio bene il senso di freddezza che tu puoi aver sperimentato ed essere anche molto stanca o stanco circa una situazione. Cosa ti posso ancora dire di te? Che questo tesoro del quale ti parlavo all'inizio, penso che possa far riferimento a una persona che tu hai incontrato o che conosci, un qualcuno che dopo averlo conosciuto ti ha fatto ricredere su tante certezze che tu prima avevi. Se prima avevamo delle certezze, avevamo, ecco, delle cose nelle quali appunto si credeva, o delle credenze, ecco, sostanzialmente, l'incontro con questa persona ci ha fatto ricredere. Ci ha fatto pensare che fondamentalmente la vita non sia solo tutto ciò che ci fanno vedere, ma che ci sia anche dell'altro, che ci sia un qualcosa di più. Infatti vedo questo tuo desiderio di avventurarti oltre la soglia, oltre ciò che sono le tue abitudini. Spero che si veda, vedi? Avventurarti oltre ciò che sono le solite cose che tu magari puoi aver vissuto o sperimentato finora. La necessità di un senso di libertà, forse proprio la necessità di libertà. Senti che
c'è una situazione o c'è un qualcosa che è come se non ti appartenesse più, dopo aver incontrato lui. È curiosa questa cosa. Anche qui abbiamo questa carta che ci parla di un sogno che tu potresti avere, e di fatto mi sembri pronta o pronto, per andarlo a realizzare. Questa carta significa quello: sono pronta, sono pronto. La persona che hai in mente cosa pensa veramente? E soprattutto chi è questa persona? Questa persona, per me, è di un segno d'acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Ma potrebbe anche essere di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Cosa pensa veramente? Innanzitutto devo dirti che lui o lei hanno tanti pensieri, non mica solo uno. Io qua ne vedo tanti. Ne vedo tanti, ma talvolta rimangono poco concreti, nel senso, magari tanti progetti di fare tante cose che poi, ecco, rimangono solo progetti. Nonostante questa persona sicuramente possa essersi impegnata a riguardo. E non a caso, vedi, insieme a questa carta mi esce anche l'appeso. Qui parliamo di un 7 di coppe e di un appeso, che sta a significare che con questa persona o questa persona stessa ha la sensazione in questo momento di non riuscire ad andare né avanti e né indietro. La carta dell'appeso ci dice un po' questo, circa tanti progetti che potrebbe aver fatto e che fino ad ora purtroppo sono rimasti tali. Perché sono rimasti tali? Sono rimasti tali perché ci sono, ecco qua, delle problematiche abbastanza, secondo me, importanti. Ci sono persone che si sono intromesse o che si stanno intromettendo nella sua vita in maniera poco positiva, ed in particolar modo io ci vedo che la persona che hai in mente potrebbe essere un qualcuno un pizzico autoritario anche, una persona alla quale piace, insomma, fare le cose quando vuole lui, come vuole lui, e c'è un pizzico di autorità in questa persona. Me lo vedo che possa vivere in una città vicino al mare o in una regione di mare o dove c'è un qualcosa, insomma, che ha a che fare con l'acqua, però in particolare il mare. E tu, elefantino, a volte io mi confondo, spero di mi confondo con gli oggettini, perché sono talmente concentrata a leggere la stesa che non riesco a... Elefantino, spero di non essermi sbagliata anche prima, di aver confuso l'angioletto con l'elefantino. E anche tu, elefantino, stavo per dirti, che potresti vivere o avere una particolare passione per il mare. La persona che hai in mente, elefantino, è un qualcuno che comunica con te, o quantomeno ha comunicato o state comunicando. Io ci vedo comunicazione tra di voi, ci vedo unione, ci vedo desiderio di stare insieme, ci vedo dei sentimenti, ma torno a dirti che ci vedo anche persone che possibilmente si intromettono, potrebbero esserci terze persone che si stanno intromettendo nella vostra relazione.
E cosa pensa veramente questa persona, elefantino, che vuole stare con te? Mi viene da dirti questo proprio decisa, decisa. Vuole stare con te e o quantomeno comunicare, prendere un'iniziativa. Insomma, queste carte, mi parlano, di questo. E sì, possibilmente, ma non per tutti, io lo vedo anche coinvolto in un'altra relazione. Coinvolto o coinvolta in un'altra relazione. Possibilmente, non per tutti, perché questo è un interattivo. Penso che per l'elefantino, questa persona voglia, insomma, realizzare nell'immediato un qualcosa di concreto, può essere una qualsiasi cosa, questa la vedrai tu. C'è un qualcosa che va a realizzarsi in maniera più concreta. E mi viene anche da dirti che potrebbe essere che voi, che con questa persona che tu hai in mente, ci sia stato o debba esserci un incontro abbastanza a breve, una cosa di questo tipo. Perché io vi vedo insieme. Ecco, sostanzialmente una cosa di questo tipo, vi vedo insieme. Prendo una carta degli arcani maggiori per dirti ancora qualcosa. Perché qui, allora, comunicazione ce l'ho. Sentimenti ce l'ho. Abbiamo un 2 di coppe, c'è voglia di stare insieme. E cosa pensa veramente Elefantino? Te l'ho detto, che vuole stare con te. C'è un qualcosa da decidere qua. C'è un qualcosa da decidere, ma c'è anche un qualcosa da pensare veramente in maniera intensa. Qui abbiamo l'eremita. La persona che tu hai in mente sta pensando, vedi che c'erano già usciti prima, queste carte, questa carta di progetti, sta pensando di realizzare un qualcosa, circa, ecco, la sua vita, può essere circa la vostra situazione, e lo sta pensando in maniera molto intensa, perché qui c'è un eremita. L'eremita è il pensatore, è colui che alle volte potrebbe anche fare un passo indietro, non farsi sentire o non farsi vedere, ma non è una persona che lo fa perché, insomma, vuole, così si diverte a farlo. È un qualcuno, che può avere, ecco, la tendenza magari ad isolarsi e pensare per, ecco, fare delle scelte giuste anche circa le sue situazioni. Ne metto ancora giù una per l'elefantino. Questo eremita. Vabbè, questo eremita è anche un mago, è un mago in azione. Torno a dirti che c'è un qualcosa che lui vuole realizzare. Penso che lo voglia realizzare con te a questo punto, per te e per lui. Qui c'è un mago, un'azione, un qualcosa che si farà e che verrà fatto.
circa la vostra situazione. Sono abbastanza convinta che questa persona sta pensando quale sia la maniera migliore, ecco, per risolvere una situazione o fare un qualcosa circa te, elefantino. Cosa ti posso dire? Vedendo questo mago, mi viene da dirti che forse per il mondo sei solo una persona, ma per una persona sei tutto il mondo. Non lo dico a caso, lo dico perché qui ho un 2 di coppe e quindi se conosci un po' i tarocchi sai a che cosa mi riferisco. Ok? Elefantino? Anche per te caricarsi le batterie, che è un po' che non lo dico, adesso ho voglia di ripeterlo perché è arrivato il momento di farlo in generale, questo è il momento giusto. Siamo in un momento di ripresa e quindi è giusto avere le batterie belle cariche e andare verso la realizzazione di ciò che ci sta a cuore. Adelante, elefantino. Regalo, suerte per te. Andiamo a vedere questa persona che hai in mente cosa pensa veramente. Innanzitutto vediamo chi sei tu e cosa pensi tu. Regalo. Regalo. Per me sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ma potresti anche essere, penso, di un segno d'aria. Gemelli, Bilancia, Acquario, scusami, mi sono impappinata. Volevo dire un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Oggi sono particolarmente concentrata, non so perché, mi sto facendo, ecco, delle figuracce. Comunque, torniamo a noi. Regalo, sei una persona che ama chiacchierare, ti vedo parlare, ti vedo desiderosa o desideroso di stare in compagnia, ma in particolar modo di chiacchierare, di parlare. E sei un qualcuno che basta poco, al quale basta poco, per, secondo me, scatenare. Qui ho una carta di passione. Cosa intendo? Intendo che ti appassioni alle cose, non sei una persona superficiale, anche ad un qualcosa di piccolo in essere, tu ti appassioni e le cose le fai veramente perché ci credi. Io vedo questo. Credi in quello che fai, anche per una piccola cosa ti appassioni e ci credi, ci credi veramente. E regalo, penso che tu sia in un momento, adesso come adesso, dove tu possa avere il desiderio di solitudine, di stare sola o solo coi tuoi pensieri, pur essendo secondo me un gran chiacchierone, una chiacchierona, una persona che ama parlare, tu senta il desiderio quasi di ritirarti, di stare in solitudine, di pensare, di fare meditazione. È possibile che tu sia una persona
al quale, ecco, piace fare questo tipo di cose, ehm, in particolare che tu abbia circa una situazione il desiderio di spiccare un po' il volo, di se adesso, sei nell'incerto, nell'incertezza, penso che tu voglia assolutamente, con tutte le tue forze, voler uscire da questa incertezza e spiccare il volo. È un volo metaforico ovviamente, però si intende, ecco, nella vita di tutti i giorni, nelle cose di tutti i giorni. Cosa ti dico ancora di te? Guarda, non a caso sono uscite 2 carte, abbastanza simili. Entrambe ci parlano di passione e torno a dirti che sei un qualcuno che si appassiona veramente alle cose, oppure fai un qualcosa solo perché ci credi veramente, non lo fai solo così tanto per fare. E mi viene da dirti che una di queste passioni che tu potresti avere può essere anche l'esoterismo, la magia, i tarocchi, la meditazione che già ce l'avevano fatta vedere prima. E perché qui abbiamo lei. Poi mi viene anche da dirti, oltre le varie cose che già ti ho detto, è che sei una persona che, se vuole, ha la capacità di arrivare dove vuole. Ma in particolare penso che tu sia una persona che ha una particolare attitudine con il mondo esoterico. Regalo. Qui c'è un qualcosa che ti tiene un po' in gabbia. La vedi? Questa è la carta della gabbia. È la carta delle situazioni tossiche. Anche delle relazioni tossiche, però potrebbe far riferimento a una situazione. Ma devo dirti che non mi piace particolarmente come carta. Direi che se ti stai trovando in una situazione di questo tipo, ed è anche da tempo, perché questa è una carta che ci parla di tempo, sarebbe ora di abbandonare tutte queste incertezze e paure. Queste 2 carte stanno a significare quello, per andare, ecco, verso ad un qualcosa di più giusto per te, qualcosa che ti faccia stare bene. Tu devi stare bene. Ed è possibile che tu abbia un particolare affetto verso una persona anziana. Può essere una mamma, una nonna, una zia, un'amica anche più anziana di te. E è una persona molto saggia, è un qualcuno che nella vita ti ha insegnato tanto, o ti sta insegnando tanto, e mi fanno vedere lei per te, un qualcuno che ti sta vicino, che ti aiuta, insomma lo sai tu. Ma la persona che hai in mente cosa pensa veramente? Adesso te lo devo dire, perché qui ci siamo allungati a parlare tanto di te, però adesso ti devo dire di questa persona che stai pensando. Questa persona che stai pensando, per me, potrebbe essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci,
ma anche di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ovvero un ascendente in uno di questi segni. Me lo vedo un qualcuno che probabilmente potrebbe essere un po' distante da te, mh, o che dovete fare un viaggio insieme a breve. È un qualcuno che nella sua vita, in questo momento, deve aver deciso o sperimentato circa una chiusura importante, perché questa carta mi fa pensare a una cosa di questo tipo, era la torre. La persona che hai in mente è possibile che possa essere stata ferita in passato e non aver ancora completamente metabolizzato queste ferite. Qui c'è un 5 di coppe e un 3 di spade. Per ferite mi intendo anche tradimenti e cose abbastanza importanti, È un qualcuno con il quale tu hai passato dei bei momenti, qua ci sono i bei momenti trascorsi insieme, ma è anche un qualcuno che adesso come adesso ha dato le spalle, ha deciso di dare le spalle a un qualcosa circa la sua vita. Potresti essere anche tu, regalo, non lo escludo. Ha dato le spalle anche un po' a suo malgrado. Questo 8 di coppe sta a significare quando siamo costretti anche a fare una certa azione, una certa cosa, e non necessariamente perché lo vogliamo. Regalo, qua non mi stupisce che sia uscita questa carta dell'anima gemella e della fiamma gemella, le 2 persone che si specchiano l'una nell'altra, perché io penso che la persona che tu hai in mente possa aver deciso a suo modo di volerti dare le spalle, di volersi trattenere, magari di non dare seguito. E possa averlo deciso lui. Perché la situazione gli sembrava pesante, troppo pesante. E non mi stupisce che mi esca la carta delle fiamme gemelle, perché queste relazioni sono molto contrastate. Sono contrastate da situazioni dove sembra di non riuscire mai a trovare un equilibrio, ecco, dove non ci si riesce talvolta a trovare un equilibrio e si va avanti anni e anni magari. E sono, come ti dicevo, situazioni che possono risultare tossiche, la vedi questa gabbia? Situazioni dalle quali non riusciamo ad uscire. Comunque rimango dell'idea che quest'anima gemella o fiamma gemella possa in questo momento pensare di voler chiudere definitivamente un ciclo per andare verso ad un qualcosa di diverso. E possa aver deciso lui di voler, chiudere o interrompere circa la vostra situazione, nonostante io qua ci vedo un qualcuno che continua a spiare, a guardare quello che fai tu, WhatsApp magari o social o che dir si voglia. Vedo una persona che spia.
Cosa vuole fare questa persona regalo? Qui è necessario mettere giù altre carte e utilizzo questo mazzo qua. Per certo, cosa pensa veramente in questo momento è che vuole un po' starsene per i fatti suoi, Qui abbiamo una fiamma gemella o un'anima gemella che se ne vuole stare per i fatti suoi. E vediamo cosa farà. Curioso. Mazzetto centrale prendiamo, energia neutra per te. E vediamo. Regalo. Penso che non nell'immediato, questa persona che tu hai pensato arrivi a rendersi conto, di aver perso un qualcosa che lui poteva considerare, quasi un po' come un tesoro. Si renderà conto, a mio avviso, di aver, sbagliato. Allo stesso tempo se ne rende conto, ma non completamente, nel senso che potrebbe essere un qualcuno anche abbastanza autoritario e testone, a mio avviso, nonché anche un pizzico materialista, ci aggiungerei. E però io ti dico che qua questa persona si renderà, a mio avviso, conto di essersi comportata o comportato da uomo immaturo o da donna immatura, e anche un po', diciamo, è come se potrebbe più avanti mancare un po' questo coraggio, di uscire allo scoperto per paura della tua reazione, a mio avviso, regalo. Ti scriverà un messaggio, arriverà un messaggio da parte sua, e io ci vedo che lui o lei tenterà un avvicinamento nei tuoi confronti e che la decisione fondamentalmente dipenderà un pochino da te. Lui sa o lei sa che con te sta bene, ma allo stesso tempo posso dirti che adesso è un po' come se avesse deciso di voler interrompere per poi, ti sto parlando del futuro prossimo, arrivare a rendersi conto di ciò che ha perso, del tesoro che ha perso. Questa è la carta di messaggio, questa è una carta di viaggio, di avvicinamento, anche questa se vogliamo. Regalo, questa persona non scompare dalla tua vita fondamentalmente, e anzi può scomparire per un periodo e poi io ce la vedo tornare. Vediamo gli arcani maggiori cosa hanno da dirci circa la persona che è in mente.
per il regalo. Beh, abbiamo fatto l'abbonamento a questa ruota, c'era già uscita in una stesa prima. La ruota ci parla di cambiamenti. Se con questa persona che hai pensato adesso la situazione è così, dove è stato scelto di volersi distaccare, è stato scelto insomma di voler interrompere, non rimarrà ancora così per molto, o meglio, per un periodo sì, te lo devo dire. Però io ci vedo in 10 settimane un cambiamento. 10 settimane da adesso che tu stai facendo la stesa, non da quando è stato pubblicato il video. Ci vedo un cambiamento, regalo, e vedrai tu di cosa si tratta. Penso un cambiamento positivo, trattandosi della ruota della fortuna. E la persona che hai in mente è un qualcuno al quale piace star bene. E con te stava bene, stavate bene. E mi viene da dirti anche che, visto che ha deciso fondamentalmente, ecco, di allontanarsi lui, questa è una cosa, insomma, sono quelle frasi che leggo ogni tanto che mi rimangono impresse, ma anche me le scrivo, ho un'agendina dove conservo tutte le frasi, insomma queste frasi particolari che mi piacciono, poi per ricordarmele. Vedendo la situazione, mi viene da dirti che è difficile, insomma, trovare la persona giusta, ma è sbagliato accontentarsi, insomma, è un errore accontentarsi di quella sbagliata, dicono. Se questa persona decide di volersi allontanare da te e c'è un motivo, ok, io qua come motivo posso dirti che è possibile si possano essere intromesse altre persone, ma se l'ha deciso così proprio perché faceva comodo a lui, ricordati quello che ti ho detto, che trovare la persona giusta è difficile, ma è un errore accontentarsi di quella sbagliata. Quindi, quando ritorna, valuta, ma facci un pensierino, perché questo cambiamento, probabilmente, di questo cambiamento potresti averne bisogno tu. O potresti anche aver deciso tu di allontanarlo. È una fiamma gemella, è un'anima gemella, ok? Ma non sempre le fiamme gemelle sono destinate a relazionarsi in una vita. Magari hanno delle lezioni da imparare, dicono questo. Possono avere delle lezioni da imparare e credo che la persona che tu hai in mente qualche lezione la debba imparare. Abbia necessità di cambiare e trasformare, modificare un qualcosa che fondamentalmente è giusto che sia così. Viene da dirti questo. Perché regalo. Altra cosa, con questa ruota ti dico che devi uscire dal circolo delle attese ed entrare nel circolo dell'amore. Che sia
con lui, mh, come ci hanno fatto vedere, o che sia con qualcun altro. Ok? Regalo? Proprio perché c'è questa torre ti dico a caricarsi le batterie qui, ma in maniera bella, in maniera positiva, bando alle situazioni tossiche. Cerchiamo di, per quanto possibile, riequilibrare magari questo rapporto con questa fiamma. Perché dicono che l'amore non è guardarsi l'un l'altro, la vedi? Li vedi che si stanno guardando? Ma è guardare insieme nella stessa direzione. E con questo concludo. Ho finito. Regalo. E ti dico adelante. Voilà, con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita e vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì. Spero di riuscire, insomma, a ripubblicare un interattivo, magari se non domenica prossima, tra una quindicina di giorni. E vi saluto dicendovi, cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!